Bene, stiamo ripartendo da Dakhla. Abbiamo dormito in questo luogo che si chiama Bavaro Beach Resort piuttosto che hotel, non mi ricordo più, comunque in ogni caso. Ah, a proposito di posti fighi, una volta barche di porto zero qua in zona, adesso come potete vedere ci sono c'è un catamarano ancorato proprio qua, un bel posto, insomma, arrivare fin qui in catamarano ci sarei venuto volentieri anch'io, avendo un catamarano. Io comunque non mi sento granché bene, non so se è l'umidità, il calore, che cazzo è, ma io in questo momento ho la testa che gira, per cui tra 1 chilometro se non mi smette mi fermo perché non vorrei svenire guidando, anzi mi fermo subito perché la testa continua a girare e non è una bella cosa. Non so come mai, le pastiglie le ho prese, ho preso tutto, magari è il calore misto all'umidità, ma non mi sento per niente bene e mi fermo subito. Madonna santa, speriamo solo di non pigliarmi un infarto adesso perché non sarebbe così divertente qua, eh? Ui, ragazzi. Cazzo. 2 minuti di calma, un momento. Pausa. Parking. Vediamo se devo mettere un po' di aria condizionata per forse avere un po' più di fresco. Provo, Vediamo cosa succede. Aria condizionata un po' più forte, provo a alzare i finestrini, ma non sto per niente bene. Oh mamma mia. Vabbè, vi risparmio la mia morte nel caso, ci risentiamo più tardi, Bene, stiamo ripartendo da Dakhla, questa volta speriamo di non star male. Abbiamo passato una bella giornata con medici e varie menate, peraltro un ottimo dottor Mohamed che mi ha non solo curato ma mi ha un po' soignato, molto gentili, lui, quella che lui chiama la sua famiglia, che non ho capito bene se sono veramente familiari o se sono aggregati, non si è capito bene, comunque in ogni caso ottime persone, simpatiche, lui sembra un tipo intelligente e sveglio. Bavaro Beach, au revoir. Sono stati gentili alla fine, nonostante insomma il costo elevato. Bavaro Beach, se avete un po' di soldi in più che vi avanzano per un paio di giorni vale la pena. Devo dire, ieri pomeriggio, dopo tutte le cure eccetera, mi sono mangiato una tagine fatta da loro veramente ottima, per cui in teoria dovrebbe andare tutto bene. Adesso vedremo, spero di oltrepassare i prossimi 5 km dove ieri mi sono sentito male. Ci risentiamo un po' più tardi quando avremo passato il mitico PK40 e ci saremo infilati sulla pista, forse, tutto da vedere, non ho ancora deciso, Potrei rimontare a nord come potrei fermarmi ancora un giorno sulla costa interna del Golfo, quel posto che si chiama Puerto Rico, non ho ancora deciso. Ultimo trattino di laguna. E se terminé. Ciao Dakhla. Dunque abbiamo passato il PK40 e ormai forse 1 chilometro e mezzo, anche meno, dovremmo trovare il bivio sulla destra, forse sulla sinistra, forse addirittura qua, dove ci sono queste case. Sì, è qua il bivio sicuro. Vediamo cosa trovo, se vedo qualche tracciato che gira. Sì, eccolo qua. Voilà.
Eccoci al bivio, io spero che sia questo. Sì, direi di sì, il bivio è questo qua e fanculo. Giriamo di qua e vediamo dove andiamo a finire. La pista è questa, che non è neanche una pista, sembra proprio la vecchia strada semi-cudronata. No, è pista perché è tutta con ondulesso. Direi che qua sulla sinistra ci sono delle coltivazioni, serre probabilmente, perché stanno comunque cercando di costruire delle cose qua. Non ho capito se sono le serre quelle governative volute dal re oppure se sono quelle con investimenti privati, però ci sono delle cose, sulla destra ci sono delle cave, che forse sono di sabbia. E a sinistra si vedono delle serre, almeno io le chiamerei serre, poi magari sono tutt'altro, sembrano serre. Ma sei tutta così, ragazzi? Non velocerrimi di più. Stasera dovremmo riuscire a fare il campo in riva al mare. A destra si vedono altre carriere de sable. Magari sono fosfati anche qua, ma non credo, non sembra una roba del genere, sembra più roba di pietra per la costruzione, probabilmente è da qua che prendono il materiale da costruzione per l'espansione di Daclan. Invece qua a sinistra, come vedete, serre nuove di pacca, belle grandi anche. Più rocche. Qua dritti, ecco, era tutta asfaltata, adesso è pista. Questa è la vecchia pista, eccoci qua, pista, chissà se è fattibile, ma direi di sì. La direzione è quella giusta? Assolutamente sì. Questa non è sicuramente la vecchia pista, la vecchia strada spagnola, però è una pista che gli passa vicino, oppure è quello che ne resta, perché la direzione è quella, la posizione più o meno è la stessa, non si vedono tracce di vecchio asfalto né niente, però è una pista ultra ben battuta, si viaggia bene, stiamo andando ai 60 all'ora, fantastico. Qui non c'è granché, ha visto due abitazioni, una sembrava una specie di fattoria con a fianco dei campi. Non so, evidentemente hanno un pozzo sotto dove riescono a tirare su un po' d'acqua, perché sennò tutto quel verde non si spiega. E la seconda anche sembrava una fattoria, ma molto più stentata. Chissà. Ecco, adesso è diventata improvvisamente inguidabile. Cioè, troppe pietre. Prima era bella scorrevole, adesso aia, meno. Vabbè, andiamo avanti un po' più piano anche perché non ho voglia di demolire la macchina. Magari tra 2 minuti questo passaggio in pietra finisce. Sì, direi di sì, era solo un passaggino, faceva schifo, era piccolo. Ecco, adesso si ricomincia a ragionare, passiamo un po' larghi, che è un po' più morbido, eccoci qua. Mezzo in senso contrario, un pochino più in là sulla pista. Persona normale, militari, chi sono? Turisti, macchina grigia, quella sono turisti. Ormai siamo intorno al chilometro 100 della pista, direi, più o meno. Sempre abbastanza scorrevole, ogni tanto qualche rallentamento per pietre, ma insomma in generale si viaggia bene.
e abbiamo finalmente qualcosa che muove un po' il panorama, cioè delle alture sia a destra che davanti a noi. Direi che è un'unica lunga linea di alture che corre da est verso ovest e che tra qualche momento dovremo passare. Siamo arrivati alle alture, eccole. Dietro le alture ci sarà altro piatto e un po' di sabbia e silenzio. Non sembra vero. Vero. Guarda che bella questa zona qua con queste 4 gare. Buco, pietra, buco, zigozago, yeah. Ari pietra, Ari buco, stiamo qua. Yeppa. Ecco. Per adesso io ho un caldo boia e tra 2 secondi mi fermo a bere qualcosa perché ho bisogno di un po' d'acqua. Ecco. Qui c'è anche del sabbino morbido, ma che bello. Ecco. Sabbino. Adesso mi fermo e impianto. No. Fermi un attimo. Sembra tutto piatto, invece è tutta una roba di tolondulè maledetta sotto. Sono comunque giunto a una conclusione. Come telaio, sospensioni e tutto, guarda qua, cosa c'è? Qua una strada. Tac tac, improvvisamente appare una strada. E questo è asfalto qua sotto, sì, vecchio ma è asfalto. Ah però, questa evidentemente è di nuovo la vecchia strada spagnola. E improvvisamente riappare. Meglio, si dovrebbe sbatacchiare un po' meno. Direi che la pista passa di là, questo gira, però anche questo gira, anche le mie tracce girano, quindi giriamo anche noi. Vediamo dove andiamo a finire, perché se là sopra gira a sinistra siamo giusti e la direzione è giusta, anche se abbiamo cambiato di cap, anche la traccia cambia di cap, la pista più la traccia, ma infatti pian piano si comincia a girare. Qui continua a girare, è sempre lei, ma continua ad andare in là, ma in effetti anche la mia rotta tira in su. Una bella sorpresa questo pezzettino, non è più veloce che andare sulla pista, perché è un asfalto sconnesso da morire, però ehi là, che figata! Sempre verso est-nord-est. Oppala. Insomma, questo pezzo è tutto così, lento, un asfalto che chiamare asfalto è, insomma, e volergli molto bene. Oppa. Sul più bello c'è un cammello. Ciao cammello! Bonjour chameau! Bonjour! Ça va? Ciao camelo, tra un paio di chilometri in teoria la strada dovrebbe girare direttamente verso nord. Yeah. E quindi riprendere la direzione più corretta per salire, ma comunque va bene, stiamo facendo un ottimo percorso, una ottima media che è scesa un po' chiaramente perché
adesso l'asfalto è bello, è decente, ma prima era tutto un buco. Ed eccoci qua che attraversiamo i piloni, o gli passiamo vicino o gli passiamo sotto. Passiamo sotto. E qui la pista finalmente piega e torna verso nord. Praticamente alla fine di questa lunga lieve curva puntiamo direttamente a nord, ma magari, visto che qui diventa tutta una schifezza e peraltro finisce la strada, eccola qua, se ci mettiamo un bel punto, e qui finisce l'asfalto e ricomincia la pista, quindi ci mettiamo un bel punto, qua c'è il bivio, si può andare o su a continuare verso est dove c'è una traccia sulla mappa ma a terra non la si vede, oppure andare dritti dove stiamo andando. Noi adesso mettiamo qua un bel punto, gli scriviamo salva, lo editiamo, lo chiamiamo fine asfalto Spagnolo. Voilà, perfetto, abbiamo anche il punto. Ora seguiamo le tracce a terra. E voilà, sabbia, quindi bisogna pestare un po' perché sennò ci si pianta, Vamos! Sì, la pista direi che è giusta, anche se non è esattamente quella che avevo io sulle mie tracce, ma sulle mie rotte, ma è parallela. Adesso è parallela, anzi lentamente si sta ricongiungendo, quindi va bene questa pista qua. Davanti a noi ci sono delle costruzioni, perché vedo della roba bianca, quindi ci sono delle costruzioni dritto davanti a noi. Ora io cerco di prendere quella dritta che va verso le costruzioni. Adesso abbiamo abbandonato la traccia precedente e siamo a metà tra la mia e quella che era segnata, che stavo seguendo inopinatamente, quindi più o meno, insomma, tutte le strade portano a Roma, forse. Eccola, giunzione con quella della mia rotta. Siamo di nuovo sulla rotta tracciata a casa. Oh, c'est bien, hein? C'est bien, monsieur. Voilà. Arriviamo dove ci sono tutta una meravigliosa serie di pannelli che indicano non so che cosa, ma siamo arrivati all'asfalto. E voilà, guarda dove siamo arrivati, fantastico ragazzi, fantastico, siamo all'asfalto. Allora, bene, dove siamo? Qui siamo a un posto dove c'è gli 80 all'ora e tante belle scritte in arabo. Adesso abbiamo qualche chilometro di asfalto e poi dovremmo trovare il bivio per la pista che porta in quel posto al mare dove vorrei fare campo. Vedremo se la troviamo. Per adesso tutti i miei complimenti a OpenMap da un lato e a Gaia GPS che ti permette di tracciarle veramente bene le rotte. Arriviamo in questo ridente luogo che non so come cavolo si chiami, ma c'è un distributore e c'è anche un bivio che dovrebbe essere il bivio che voglio prendere io. Dove c'è il distributore? Eccolo qui, quella strada lì. Torniamo indietro di un attimo, facciamo una bella inversione a U. Yeah.
girare esattamente qua, su questa stradina insomma, questa strada asfaltata, ecco, perfetto, ci siamo. Che posto, ragazzi. Bellissimo, sembra essere nel Colorado ma col mare davanti. È insegnata una curva sulla sinistra e una pista che deve essere questa qua. Si gira di qui, non si vedrà un tubo nella telecamera perché col sole in faccia, il vetro sporco, guarda che onde, spectacular place. Bene, proseguiamo ancora lì davanti, poi vediamo se scendere là sotto o ci fermiamo qua su, vediamo un po' dove siamo rispetto a tutto il resto. Questo come posto è bellissimo, raga, fare un campo qua, spettacolo. Siamo sulla spiaggia, abbiamo l'Atlantico con spiaggia, roccia e tutto quello che vogliamo, meglio di così. Spettacolo. Dunque domani mattina il sole sorge di là, quindi il vento arriva dal mare. Porca miseria che posto, raga, spettacolare, spettacolare davvero, bellissimo. Da urlo, tra l'altro, di pescatori, perché quando c'è l'alta marea si siedono lì, c'è una sedia. Fantastico, ottimo. Se i pescatori non vengono a rapinarmi stanotte, questo è un bellissimo posto.